quinto segreto, che è il quinto dettaglio su cui dobbiamo fare maggiormente attenzione durante le nostre uscite di pesca, è l'azione, intendendo la profondità a cui lavora l'esca artificiale e soprattutto la velocità nel muoverla, nel recuperarla, perché dobbiamo sapere che ci sono, a seconda anche delle stagioni e dalle condizioni meteo in cui noi siamo, dei predatori che svolgono l'attività nei pressi della superficie, alcuni che stanno a mezz'acqua e alcuni che invece predano maggiormente verso il fondo del nostro specchio d'acqua. Inoltre ci sono predatori che sono maggiormente attratti dalle esche veloci, altri invece che per caratteristiche tipiche della specie cui appartengono tendono a non effettuare dei lunghi e veloci inseguimenti, ma preferiscono le esche che si muovono più lentamente, che emettono più vibrazioni e che lavorano magari su diverse fasce d'acqua. Facciamo un approfondimento, vi mostro quelle che sono un po' le chiavi principali. Ogni predatore, come dicevo, staziona ad una quota precisa nella colonna d'acqua che varia a seconda della luce, della temperatura, della presenza di corrente e foraggio. Parlando della superficie, io penso siano maggiormente ideali queste esche top water con mangianze attive oppure con la presenza di predatori in caccia su acque basse, quindi walking the dog, popper, minnow, shallow, quindi che lavorano nella prima fascia d'acqua dove l'impatto visivo è massimo. Possiamo scegliere di andare verso la fascia di mezz'acqua, quindi parliamo di profondità, che è quella un po' più sfruttata nello spinning, utilizzando per esempio minnow, suspending o sinking, ma possiamo utilizzare anche dei crankbait, dei jerk che consentono di incrociare il pesce nel suo livello di comfort. Invece, come ultima chance nella scelta della profondità dove vogliamo far lavorare i nostri eschi artificiali, possiamo andare più verso il fondo. E che questo è fondamentale quando i predatori sono molto apatici, sono ancorati al fondo, quindi al substrato, e possiamo utilizzare in questo caso delle soft bait, dei jig, possiamo utilizzare dei crank molto affondanti che ci permettono di mantenere l'esca negli strati più bassi e di lavorare per maggior tempo in quella che noi definiamo la strike zone, ovvero quella zona più o meno ampia nel nostro spot dove aumentano le possibilità che ci sia il predatore in fase di nutrizione, in caccia. Un altro dettaglio importante che vi dicevo è la velocità, quindi la velocità a cui l'esca mantiene un'azione credibile è cruciale. Possiamo utilizzare un nuoto più lento e controllato, che viene solitamente suggerito per acque fredde o pesce sospettoso, quindi esche che emettono un wobbling molto stretto e risultano stabili sul recupero molto lento. Quindi, come dicevo prima, è molto importante conoscere anche il predatore e le sue abitudini alimentari tipiche. In merito, ecco, alla velocità di recupero, alcuni prediligono una velocità media, che è un po' generica per tutti i predatori, altri invece vengono maggiormente attratti da recuperi più veloci o più lenti. La velocità media è quella, come dicevo, più versatile, che consente di coprire maggior acqua e adattarsi un po' a tutte quelle che sono le situazioni di pesca, mantenendo un'azione molto realistica. Invece il recupero più veloce, più aggressivo, è utile per predatori molto attivi o in competizione con altri pesci di branco, come ad esempio i serra, i barracuda oppure i tunnidi. In questo caso, per quanto riguarda il recupero veloce, conta tanto la stabilità e la tenuta dell'esca sulle alte velocità.